La filosofia di Cook the Mountain qui la possiamo vivere al 100%. Cosa vuol dire fare Cook the Mountain in un ristorante? Vuol dire che devi lavorare sulla biodiversità. E la biodiversità oggi abbiamo circa da 400 a 500 diversi tipi di erbe di montagna, radici, funghi, bacche e verdure. Questa si chiama erba milza, una volta veniva utilizzata in medicina, è abbastanza maricante, quindi va dosata, la andiamo anche a marinare, sarà un elemento dell'insalata primaverile e inoltre è circondata da un'altra erba che è un'edera e qui iniziamo anche a vedere i primi germogli dell'ortica, anche essi andiamo a raccogliere e andiamo a mettere dentro l'insalata primaverile. Dobbiamo seguire la natura, dobbiamo prendere quello che la natura ci dà in questo momento qua. Ovviamente facendo Cook the Mountain è la cosa più complicata, perché la natura in montagna 4 mesi all'anno dorme. È la cosa divertente che noi diciamo sempre, l'inverno per noi è il momento di pensare a nuovi piatti, di parlare con i fornitori e poi comincia la primavera, la mia stagione preferita. E lì il motto è correre, 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 perché la natura si sveglia e lì butta fuori di queste cose bellissime, delle erbe selvatiche bellissime, dei fiori bellissimi e questo qui lo devi prendere quando la natura te lo dà, cioè non puoi dire no, vado domani, no, devi andare adesso. Qui stiamo raccogliendo le pigne di larice, una pianta che fa parte della famiglia delle Pinacee, quindi la distinzione è proprio come il pino, che non è a foglie ma ad aghi. Queste piccole pignette che dopo andremo a staccare uno ad uno tutte le sue falde e andiamo a marinare. E le andremo a servire su uno degli aperitivi che serviamo ad Atelier, che è una tartelletta e la parte verde viene utilizzata per creare la base stessa. Per quello la giornata inizia alle 6:45, tante volte, tranne quando piove, così che i ragazzi partono e con Mauro vanno a fare foraging. Questo ovviamente lavorando con 4 pilastri molto importanti, che un pilastro è niente sere, un pilastro è niente olio d'oliva, un pilastro è niente agrumi e un pilastro è niente spreco, che oggi sta diventando sempre più importante. Con questi 4 pilastri qua noi dobbiamo lavorare per tutto l'anno e seguire i dettami della natura. Qui abbiamo dell'acetosa scudo, quindi andiamo a raccogliere le sue foglie con proprio anche il gambo, che è molto acidino ed è un elemento che a noi interessa molto, dato che non abbiamo comunque la possibilità di utilizzare dei limoni in montagna. È un elemento per il quale la primavera ci permette di sfruttare per andare ad acidificare i nostri piatti. Foraging per noi parte dal basso, cioè adesso a Brunico siamo a circa 600-800 metri e da lì cominciamo ad andare su in alta quota per avere dei prodotti a lungo termine, per poterli anche gestire e soprattutto per fare anche la stiva per l'inverno prossimo. Qui abbiamo il crescione d'acqua, quest'erba abbastanza carnosa, balsamica, e quest'erba dopo la andiamo semplicemente a lavare e a condire leggermente, dato che è la parte piccante della nostra insalata. Qui adesso andiamo a raccogliere un po' di aghi di pino che dopo andremo a mescolare con del burro di montagna, quindi la parte un po' più esterna, cercando comunque di non andare a intaccare troppo la pianta, e verrà utilizzata la parte verde che darà questa nota aromatica proprio a uno dei nostri piatti, che è uno spaghettone. Questo lavoro quotidiano che viene fatto al foraging ovviamente è una cosa molto importante per noi e tutto quello che viene raccolto la mattina viene servito la sera stessa. Questo ovviamente ti dà una freschezza pazzesca, riesci a sentire il sapore di ogni erbetta, di ogni bacca, di ogni fungo, rispettando le regole della natura.
Stenchi. Benvenuti a casa mia. Con il lavoro che è stato fatto qui abbiamo creato un luogo nuovo. Non è più un ristorante, innanzitutto sono due parti, sono due anime che sono in questa casa qua. Una è l'anima di una casa del 1900 completamente protetta dalle belle arti, con un ambiente dove ti senti a casa, e poi c'è questa struttura nuova, la parte nuova dove abbiamo creato questo omakase che rispecchia un po' quello che tu vivi in Omaso. C'è cucina, c'è caldo, c'è il bicchiere di vino, c'è gente, c'è il fuoco vivo e fai delle bellissime chiacchierate. Poi c'è la squadra, la brigata. Il bello di questa famiglia che sta lavorando qua è l'età, circa di 26 anni di media, con due persone importantissime davanti, che uno è Mauro Siega in cucina e l'altro è Lucas Gerges in sala, che gestisce in una maniera magica proprio anche il benessere, il benestare del cliente quando viene qui da noi. Buongiorno a tutti. Stasera in cucina abbiamo un tavolo da due senza allergie. Dopo in sala abbiamo un due, lei un menù no carne, pesce va bene, lui normale. Alle 9:15, puntuale, arriva il primo punto in comune. Con la sala e cucina si fa il meeting, si fa il primo briefing della mattina, parlando di ogni cliente, spiegando le esigenze di ogni cliente, è così che veramente il cliente arriva e vive questo momento di stare a casa nostra, dal primo all'ultimo momento della serata, oppure anche del pranzo. Buon lavoro. Buon lavoro. Il menù cambia ogni giorno, perché sono gli ingredienti che cambiano ogni giorno. Se piove 3 giorni, 4 giorni, 5 giorni, non possiamo fare l'insalata primaverile perché non ne avevamo le erbette. Si rifà il menù, si riparte praticamente da zero. Qui adesso andiamo a sfogliare la parte delle gemme di larice che abbiamo raccolto in modo tale da metterle sott'olio, giusto perché non ossidano e l'olio va a assorbire quello che è la parte balsamica stessa e propria della pigna, quella che sarebbe poi la pigna in effetti, in modo tale che potremo andare dopo ad adagiarle sopra la nostra tartelletta. Mettendo insieme tutto quello che abbiamo raccolto nel foraging, andiamo sulla creazione dei piatti, tipo la tartelletta con l'abete e col grasso bianco. Allora, qui andiamo a creare l'impasto delle tartellette utilizzando tutto quello che è il grasso dell'interiore dei nostri animali, burro, uovo e dell'acqua, una parte di sale e andiamo a concludere con della farina dell'Orenz. Qui abbiamo una crema con della panna, l'uovo, una parte di miele al suo interno, un olio a base vinacciolo creato con le gemme di abete bianco e gli aghi. Viene frullato tutto. Successivamente l'impasto che ha riposato viene semplicemente esteso, bucato leggermente altrimenti si gonfierebbe e adesso lo andiamo a cuocere in forno. Dopo la cottura l'aspetto delle tartellette risulta questo, andiamo a spennere leggermente del tuorlo al suo interno e poi ci inseriamo la nostra crema alpina. Adesso andiamo in forno per 4-5 minuti a 195 gradi.
Andiamo quindi a completare la nostra tartelletta con queste falde del gemme di larice che sono state marinate con l'olio di vinocciolo, il quale va a assorbire la sua parte balsamica. E questa è la nostra tartelletta, che è l'inizio della parte del percorso del Cook de Mountain. Qui adesso andiamo a sfogliare tutti gli aghetti dei nostri pini per andare a fare il burro aromatizzato, che sarà uno degli elementi del nostro spaghetto. Burro che arriva dai Masi, da un nostro caro amico Christoph, che qui di Riscone ci produce dai 4 ai 6 kg, 6 kg quando siamo molto fortunati, di burro a settimana. Quindi qua andiamo a sovrapporre la parte degli aghi con la parte del burro, li andiamo a passare nel Pacojet, andrà a mescolare quindi la parte del burro con gli aghi e prende questa aromaticità e balsamicità del pino. Qui abbiamo il nostro burro, quindi che andate a emulsionarsi con gli aghi, che come vedete sono ancora presenti al suo interno, e adesso andiamo a passarlo con il setaccio, appunto da far sì che la parte di impurità non vada a ricadere all'interno del piatto, quindi solo la parte del burro aromatico che ha preso questa colorazione verde data dagli aghi dell'albero stesso. Cosa dire sulla pasta? Ormai è diventata un po' a livello internazionale il simbolo dell'Italia, però ovviamente noi torniamo sulla montagna usando una pasta che rispecchia proprio Cook the Mountain, un spaghettone, monograno Filicetti, pastificio a 1200 metri a Predazzo, acqua di montagna, aria di montagna, e noi cerchiamo di dare un po' un tocco di internazionalità. Quindi qui abbiamo questo spaghetto che sta risottando dentro con un brodo fatto con i latticelli e gli scarti dei nostri pesci. Lo andremo a mantecare con il burro che abbiamo fatto con gli aghi raccolti questa mattina, quindi bello aromatico. Andiamo quindi a creare l'emulsione facendo uscire gli amidi dello spaghetto con il grasso del burro e il brodo. Un pizzico di sale, e alla fine andiamo a mettere le prime gemme dei nostri pini tagliate fini e marinate con dell'olio di vinacciolo per far sì che tutta la parte balsamica resti intrappolata negli aghi stessi. E adesso andiamo all'impianto. Al di sopra dello spaghetto le uova fresche delle nostre trote e dei salmerini che abbiamo preso d'inverno, sono state marinate con dell'olio al timo limone e abbiamo messo i primi gambi delle nostre acetose raccolte questa mattina. La crema fatta con il brodo del nostro pesce, andiamo a innestargli del ribes bianco per una parte fruttata acidula, quindi di freschezza, e gli diamo una parte aromatica con della polvere dall'oro, in modo tale che proprio il calore allo spaghetto vada a dare questi profumi balsamici dell'alloro stesso. A noi piace sperimentare con tutti i sapori del mondo, cioè di andare in altri paesi, assaggiare e poi di portare metodi di cottura, dei metodi di conservazione, però usando sempre i nostri prodotti. Quindi per dargli questo sapore molto intenso ci allarghiamo un po', portiamo un po' di internazionale dentro, qualcosa di Giappone, con un katsuobushi fatto con delle trote di fiume. Il piatto deve avere qualcosa come yin e yang, qualcosa che pulisce e qualcosa che ti dà sapore, e con ogni boccone avere la stessa sensazione di freschezza e avere voglia di andare avanti a mangiare tutto il piatto. Questo riesci solo a fare quando tu tieni i piatti in equilibrio, come ho detto, yin e yang.
Qui abbiamo la nostra dispensa, la quale è il lavoro che facciamo in primavera e in estate, ci porta nei periodi più freddi, quindi periodi invernali, la nostra sopravvivenza, dove ci sono tutte verdure, frutta, bacche, i semi e la parte anche dei funghi che manteniamo in maniere diverse, sotto basi acetiche, sotto salamoie, comunque anche certi agrodolci, la base della nostra insalata primaverile. Qui abbiamo ad esempio i primi asparagi di Terlano di quest'anno, dell'aglio confit, del nostro Valentin, gli edamame che vengono messi su una soluzione di soia con delle lenticchie, i fiori di sambuco sotto aceto, le bacche, per poi andare dalla parte magari più dolce di quello che facciamo nella nostra preservazione, tutte le nostre composte, le noci nere, in modo tale anche da dare una nota un po' più importante anche alla nostra parte dolce del menù, utilizzando tutto quello che arriva dalla montagna. Poi una cosa speciale è l'insalatina di primavera, che cambia veramente ogni giorno a base di quello che troviamo, però cambia anche il condimento ogni tanto. Andiamo a creare quindi quello che è il dressing della nostra insalata primaverile, andiamo a introdurre delle uova dei nostri contadini, una parte marinata nella salsa di soia fatta da noi e una parte le andiamo a bollire e prendiamo la parte del tuorlo sodo. Siamo andati a integrarci dell'aceto di dragoncello, il sale, una senape dei nostri contadini, molto piccante, molto aromatica, queste susine fermentate per la parte fruttata acidula e le andiamo a montare con questo burro chiarificato e andiamo a aromatizzare con la polvere dei pomodori di montagna che andiamo a fermentare. Quindi il burro prenderà questa colorazione rossastra. Una punta di sale e andiamo ad aggiungere una parte acida con questo siero che è la parte di scolatura dello yogurt. Quindi yogurt nostro contadino, andiamo ad introdurci del sale e lo mettiamo a scolare. Adesso la salsa è pronta. Iniziamo a comporre la nostra insalata primaverile con la base, quindi tutte le verdure che abbiamo preservato dall'inverno, quindi per andare a richiamare questo passaggio dall'inverno alla primavera, che sono state preservate in maniere diverse. Adesso le andiamo a passare leggermente alla brace per dargli una nota un po' di affumicato. Ci assicuriamo che la brace sia bella calda, non ci sia troppa fiamma e gli diamo una passata leggera, veloce. Quindi andiamo a condire le nostre verdurine passate alla brace con semplicemente dell'olio emulsionate con la senape dei contadini e andiamo a comporre quella che è la base dell'insalata con tutte le verdure preservate. Quindi questo mix di asparagi primaverili, i tagli d'aglio della scorsa primavera, la parte di cipollotto, un po' di radicchio, troveremo del topinambur, delle patate di montagna, gli scarti veri e propri di un vegetale, queste radici del porro passate in acqua per pulirle dalla terra e poi fritte. Semi vari, abbiamo dei semi di zucca, semi di lino e dei semi di girasole che vengono semplicemente tostati e vanno a dare quella parte di sapidità al piatto. E concludiamo con queste patate che vengono grattugiate proprio come fosse il rosti, quindi un piatto tipico di queste zone, e poi in questo caso è stata fritta. Questa è la parte un po' più ricca e un po' più pesantina dell'insalata e quindi adesso iniziamo con la parte più fresca, quindi la parte delle erbe che siamo andati a raccogliere. Andiamo sempre leggermente a condire con questo dressing di base del tarassaco, cercando di rimanere il più delicati possibile. E qui adesso andiamo a comporre l'insalatina per dare un po' di struttura e note diverse di acidità, di aromaticità, con dell'oxalis, dell'acetosa, abbiamo dell'achillea, del crescione piccante, le prime parti balsamiche e i primi fiori della pimpinella e dell'erba milza, in modo tale che ogni parte aromatica venga a crearsi in ogni boccone dell'insalata stessa. Completiamo un po' il tutto con dei funghi e con la parte croccante sopra della prima ortica primaverile che è stata semplicemente fritta. E qui il primo asparago di Terlano che andiamo a utilizzare nel nostro menù. Andiamo a completarlo con quello che sono gli scarti delle nostre erbe, andiamo a essiccare e creiamo questa polvere che va ad arricchire l'insalata.
che viene servita al cliente e completata con questa salsa a base di scarti del pomodoro e con le uova dei nostri contadini marinate. E andiamo a completare col Topf Noodle. Poi abbiamo creato questo piatto con l'agnello. Andremo a disossare questo agnello, un agnello di 12 kg, ed oggi andremo a cuocere la parte del lombo, quindi questa parte che si trova qui adiacente verso le anche, lo andiamo a cuocere alla brace e andremo a servire come nostra portata principale. Anche l'interiora comunque parte molto importante del nostro menù, andiamo a utilizzare tutto l'animale intero e le andiamo a servire come seconda portata della nostra main course. E anche lì adesso è un periodo di transito, perché la carne dell'agnello durante l'inverno è molto più delicato che durante l'estate. In primavera, quando gli agnelli vanno la prima volta fuori sui pascoli, mangiano le erbe fresche, le erbe selvatiche, la carne diventa più saporita, diventa più intensa. Qui abbiamo il nostro agnello che è stato sezionato, abbiamo le due parti delle cosce che successivamente andranno messe in marinatura e diventeranno i prosciutti che stanno stagionando qui di fianco. La parte comunque della schiena, quindi la parte dei due lombi con le costicine, la lasciamo qui ad asciugare ancora per qualche ora e successivamente andremo a rimuovere solo la parte che ci servirà. Francesco andrà a cuocere direttamente nelle braci il nostro agnello della Val di Isarco, gli andiamo a dare una decina di colpi dentro e fuori dal fuoco in modo tale che la cottura entri pian piano, dolcemente, che comunque anche il legno faccia la sua parte. Lo va a cuocere, lo tiene girato e mosso molte volte in modo tale che la cottura sia uniforme. Dopo questi passaggi alla brace in maniera abbastanza diretta e i vari riposi, Francesco sta porzionando l'agnello. Un po' di burro nocciola sopra. Iniziamo ad impiattare la nostra portata principale con questo kimchi che abbiamo creato con delle verdure e frutta, fermentato per circa 2 settimane, che dà questa nota fruttata e acida. Al di sopra il lombo di agnello. E andiamo a completare con questa insalatina di aromatiche e fiori primaverili. La parte finale è il fondo di cottura dell'animale stesso, aromatizzato con delle bacche di aglio orsino. E qui c'è l'agnello servito con insalatina primaverile. Sono contento di vedere finalmente anche questo bellissimo libro di Italia Squisita sulla diversità della pasta. Tra 100 colleghi ho scelto di fare una pasta aglio, olio, peperoncino con un aglio selvatico, dell'aglio orsino, che è un prodotto fantastico di questa zona. Per quello è diventata la mountain version di aglio, olio, peperoncino. Vi ho fatto suonare il campanello della villa, vi ho aperto la porta del mio mondo nuovo e oggi qui avete potuto vivere una giornata nostra, una giornata dell'Atelier Meusmann Norbert Niederkofler, con una brigata giovanissima, che non è più una brigata ma una famiglia. Poi vi abbiamo fatto vedere anche la filosofia di così come lavoriamo.
rispettiamo la natura, rispettiamo l'ambiente, rispettiamo i produttori e soprattutto cerchiamo di non creare spreco. E questo è il futuro per me della cucina italiana. Un grande saluto a Italia Squisita, grazie che avete passato questa giornata con noi e a tutti voi fuori che vedete questo servizio venite a trovarci. Venite 4 volte all'anno minimo perché così vedete i colori, i sapori e tutta la bellezza della natura. E alla fine, come noi diciamo in Alto Adige, vielen Dank.